Buongiorno a tutti, siamo finalmente su Zinzi. Vi starete chiedendo chi sia Zinzi? Beh, Zinzi è la nostra nuova casa su ruote ed oggi vorremmo fare un piccolo tour degli interni e spiegarvi alcune scelte che abbiamo fatto per quanto riguarda i servizi. E ora sono qui per spiegarvi un po' i lavori, perché durante i lavori non ho avuto il tempo di filmare. Mi dispiace tanto per quelli che ci tenevano a capire un po' come abbiamo svolto tutti gli impianti, come abbiamo creato, diciamo, questo allestimento, ma avendo avuto solo un mese di tempo non è stato veramente possibile. Quindi ora partirò un po' da spiegarvi l'impianto elettrico che abbiamo creato. Su Mannu avevamo installato un'impiantistica Victron, che è una delle migliori marche sul mercato attualmente, ed eravamo molto felici, però avendo poco spazio su Zinzi, su questo camion, abbiamo scelto di provare per, diciamo, un po' la prima volta, perché non abbiamo ancora sentito persone che hanno installato questo sistema sul camion per ora. Magari qualcuno c'è, ma noi non abbiamo nessuna notizia. Ci è venuta l'idea grazie a Francesco di 16 Pose, del canale YouTube 16 Pose, un nostro amico, Francesco e Laura, che ha appunto, loro stanno realizzando un VM90 e non l'hanno ancora terminato, però stavano appunto spiegando che avrebbero voluto fare un impianto elettrico simile a quello che noi abbiamo realizzato ora, e ci è venuta l'idea appunto grazie a loro di provare a fare questo impianto elettrico, che praticamente è sviluppato intorno a una stazione portatile, una stazione elettrica di quelle che ormai si vedono spesso in commercio. Ci sono di più capacità, quindi piccoline da 600 watt, da 1000 watt. Noi abbiamo scelto una delle più grosse, quindi da 3 kW e 6 orari, perché ovviamente dovrà gestire tutto l'impianto elettrico del nostro camion, e soprattutto noi quello che scegliamo è sempre cioè quello che vogliamo è essere il più autonomi possibile. Quindi per questo abbiamo scelto una stazione portatile veramente grande, quindi da 3 kW e 6 orari, che tra l'altro è possibile anche aumentare la capacità accoppiando altre unità a fianco a questa stazione portatile. C'è anche la nostra assistente Andina, che giustamente questo ormai è il suo posto in alto, le piace stare in alto. Rimanere qui. Scusiamo un po' per il disordine, ma qui abbiamo per ora momentaneamente i piumoni che stiamo utilizzando per dormire di notte, e li stiamo utilizzando di giorno un po' come cuscino. Tutto ciò ho creato uno scompartimento che non è ancora finito, mancano ancora molti dettagli, però certo, però è grosso. per ora è così. Lì abbiamo il vaso di espansione, quindi dell'impianto idraulico, per avere un utilizzo meno intenso, diciamo, della pompa dell'acqua. Quello funziona con aria compressa, ovviamente una minima quantità di aria compressa, e fa lavorare un po' meno la pompa dell'acqua. E invece qui abbiamo lo scaldabagno e la stazione portatile. Quindi qua la stazione portatile da 3 kW e 6, che sono andato a fissare con delle cinghie alla parete direttamente. Un po' si vede, sì, adesso è un po' da sistemare ancora il tutto. E qui c'è lo scaldabagno nautico, appunto, che non riscalda assolutamente. Abbiamo scelto questa stazione perché è tutta racchiusa in una sola scatola, cioè nel senso all'interno c'è il regolatore di carica, c'è il caricabatterie, c'è l'inverter e le batterie a litio, ovviamente. Quindi risulta tutto insieme in uno spazio ridotto, cioè la stazione misura 60 cm per 30 di larghezza e 50 di altezza. Questo è stato principalmente il motivo per cui abbiamo scelto questa stazione, perché avendo poco spazio volevamo racchiudere tutto nel minor spazio possibile. Questa presa qui è la presa 230 industriale dall'esterno ed è tutto qui sotto. Ho fatto delle prese d'aria ovviamente perché la stazione portatile ha bisogno di respirare,
quindi ho fatto delle prese d'aria a fianco nella parete e poi andremo ad installare una ventolina di aspirazione per poter far circolare un po' e far respirare un po' meglio il tutto. Per ricaricare questa stazione portatile ovviamente sono andato ad aprire dall'esterno per poter fare un collegamento alla rete 220 in caso di necessità, quindi abbiamo la presa industriale esterna e oltre a questa presa industriale esterna abbiamo messo 3 pannelli monocristallini da 375 watt l'uno e sono collegati perennemente alla stazione portatile, quindi la stazione si ricarica grazie ai pannelli fotovoltaici. Poi se c'è la necessità è possibile ricaricarla appunto grazie alla 230 esterna e volendo è possibile anche ricaricarla quando si viaggia, quindi facendo un collegamento a 12 volt o 24 volt. Tutto l'impianto di Zinzi questa volta abbiamo scelto di crearlo in 230 volt, quindi la maggior parte delle cose è a 230 volt, cioè le luci a LED, vabbè, ovviamente tutte le prese elettriche, abbiamo il frigo, lo stesso identico frigo che avevamo su Mannu che è a 230 e lo scaldabagno, per la prima volta abbiamo installato uno scaldabagno nautico che si alimenta grazie alla 230 oppure con uno scambiatore di calore. Questo andremo a farlo un po' più avanti perché non abbiamo avuto il tempo di farlo. Si potrà collegare i tubi dell'acqua calda del motore allo scaldabagno, così che quando si viaggia si ha la possibilità di avere l'acqua calda nella cella. Questi 3 tastini li ho installati io, sono 3 vabbè, ovviamente installati io, ho fatto tutto l'impianto. Questa volta sono molto fiero, forse è la cosa che mi soddisfa di più in questo allestimento è il fatto di aver fatto totalmente tutto l'allestimento da solo, cioè anche l'impianto idraulico e l'impianto elettrico, cosa che invece negli altri allestimenti per queste due cose ci siamo sempre appoggiati a professionisti. E invece ho scelto di farlo io perché dopo tante volte a fare l'assistente, diciamo, dopo aver fatto tante volte l'assistente mi sono motivato e con consigli dati da Davide, Dickman Whirley e Donato lo stesso, sono riuscito a motivarmi per farlo totalmente da solo questo impianto elettrico. Quindi 3 tastini gestiscono il primo, i pannelli fotovoltaici, sono 3 tasti bipolari, uno riguarda i pannelli fotovoltaici, in caso di necessità si può spegnere l'entrata dei pannelli alla stazione portatile ovviamente. Il secondo gestisce la 12 volt, quindi il trasformatore purtroppo ha un assorbimento, quindi ho scelto di installare un tasto per poterlo eliminare volendo, così che da non avere l'assorbimento del trasformatore 12 volt. E l'ultimo tastino invece riguarda lo scaldabagno elettrico, quindi per poter azionare lo scaldabagno basta schiacciare il tastino e lo scaldabagno si aziona. Dopodiché per avere ovviamente la pompa dell'acqua funzionante, che funziona a 12 volt, abbiamo installato un trasformatore 12 volt, quindi abbiamo fatto uscire la 230 dalla stazione portatile, collegato il trasformatore e dopodiché da lì si è partito per andare a gestire tutte le utenze a 12 volt, cioè la pompa dell'acqua, la ventola di aerazione del VC e l'Holo che funziona anche come K, quindi anche quella è alimentata dalla 12 volt. Ci siamo evoluti, adesso abbiamo il telecomando, cioè poi c'è la domotica, l'unico no? Telecomando che abbiamo. Poi c'è la domotica che puoi farlo tramite il telefonino, no? Noi siamo ancora con i telecomandi, è un breve step, magari al prossimo. Comunque è comodissimo perché si può accendere, c'è power on, quindi lo accendi. Aspetta, è staccato. Ok, allora si accende col telecomandino, però l'ho già fatto vedere, e tu puoi decidere l'altezza, sì, quanto aprirlo, l'apertura. Sì. Poi puoi decidere se fare inhale, quindi portare dentro l'aria, o exhale, portare fuori l'aria.
è comodo perché poi fa è come una cappa. L'abbiamo provato in diverse situazioni, possiamo definirci davvero contenti di questa cosa. Per ora funziona bene, poi si vedrà. Per quanto riguarda invece l'impianto idraulico, su Mannu avevamo 230 litri di acqua pulita, quindi acqua potabile, e ci siamo resi conto che, diciamo, per quello che vogliamo fare noi erano un po' pochini. Quindi di conseguenza abbiamo deciso di installare 400 litri di acqua potabile e sono molto felice di tutto ciò, perché ovviamente più litri si hanno, più autonomia si ha. Quindi qui sotto il divanetto è dedicato veramente alla cisterna delle acque chiare, che abbiamo installato qui sotto il materasso, sotto il divanetto ovviamente, adesso vi farò vedere. E l'impianto idraulico è tutto l'ho creato completamente con multistrato da 16 e raccordi a stringere, quindi molto semplice da creare, e soprattutto più sicuro dei classici tubi da camper, che sono ormai da tanto tempo che non utilizziamo più, perché ce l'avevamo forse nel primo camper e avevamo sempre perdite, e quindi di conseguenza dopo ci siamo evoluti e abbiamo sempre installato multistrato oppure tubi decenti, diciamo. Quindi è tutto fatto con multistrato da 16, l'impianto idraulico. Quindi questo è il primo pannello che viene utilizzato ovviamente per il letto, ancora da finire, che dobbiamo tingere o vedere un po' un attimo cosa fare ancora. E qua sotto appunto c'è la cisterna, la mitica cisterna da 400 litri, che anche qui sono andato a creare delle staffe a pavimento per poter fissare nel modo giusto la cisterna, quindi ha le cinghie in tensione, le cinghie ovviamente passano dentro le staffe che sono fissate a pavimento e la cisterna non va da nessuna parte, perché oltre a queste cinghie che la tengono bella stretta ci sono dei bloccaggi a pavimento, quindi è bloccata da questi travetti che ho installato. Qui dietro c'è l'entrata dall'esterno dell'acqua quando si fa il carico. Per ora è momentaneo perché andremo a fare un sistema di filtraggio, solo che non ho avuto il tempo, visto che avevamo giusto un mese, non ho proprio avuto il tempo di poter fare il sistema di filtraggio, quindi per ora è diretta alla cisterna, stiamo solo caricando acqua potabile e buona. Dopodiché questo tubo che esce dall'altro è per lo sfiato, perché altrimenti se non si fa uno sfiato nella cisterna si rischia che con la pressione dell'acqua l'aria si comprima ed esploda tutto, quindi non è proprio una cosa da provare, e per questo motivo ho installato lo sfiato. E invece da qua sotto insomma, qua fissata a parete, che ho fatto un sistema per fissarla ammortizzato, isolato, per evitare, visto che la pompa dell'acqua è abbastanza rumorosa, ho cercato di far assorbire un po' di più il rumore mettendo della gomma dietro il fissaggio della pompa dell'acqua per ammortizzare un po' il tutto. Una cosa molto importante che ho fatto, che non abbiamo mai avuto ed è sempre stato un problema, siccome le pompe dell'acqua ogni tanto purtroppo si guastano, e la pompa dell'acqua non ha mai avuto nei precedenti camper che avevamo, non abbiamo mai avuto un sistema di chiusura, diciamo, e sono andato a installare invece in questo caso una valvola che dalla cisterna chiude l'acqua, così che quando Hai bisogno di cambiare la pompa, se si guasta non allaghi dappertutto. Che ridere! Cosa stai guardando, Ondina? Ok. Il divanetto ovviamente diventa un letto che stiamo utilizzando attualmente, perché sarà poi in seguito il letto degli ospiti quando avremo la camera nella motrice. Però ora che non ce l'abbiamo ancora stiamo utilizzando questo letto. Sono due materassi uno sopra l'altro e semplicemente quando dobbiamo dormire apriamo e si spostano i materassi, diventa un letto matrimoniale 140 x 190, un bel letto alla francese. Sono su un gradino rialzato perché abbiamo scelto anche qui di fare la zona di net rialzata per il semplice fatto di non aver nessuna cisterna all'esterno, tra virgolette nessuna, perché quella della scarico della doccia l'abbiamo fatta all'esterno, ma le più importanti, quindi quella dell'acqua chiare
e quelle dell'acqua di scarico del lavandino sono all'interno. Quindi sotto di me, sotto questo gradino, c'è la cisterna di scarico del serbatoio di scarico del lavandino della cucina. 130 litri che comunque ti permettono di avere una bella autonomia anche qua di scarico, sta contando che abbiamo collegato a questo serbatoio solamente il lavandino della cucina, che utilizziamo anche come lavandino del bagno per lavarci i denti, lavarci la faccia. Ora ve lo faccio vedere. Quindi alzando questi due assi di Paulonia, sono molto fiero che sia di Paulonia, perché si fanno le tavole Cos'è la Paulonia? La Paulonia è un legno molto leggero, soprattutto impermeabile, ha una, come si dice, una buona impermeabilità, che veniva utilizzato per fare tavole da surf, tuttora viene utilizzato per fare tavole da surf, quindi è veramente molto leggero e molto bello. Sì. Quindi qua sotto per ora c'è solo il serbatoio appunto dello scarico del lavandino della cucina, è collegato qui, questo è lo sfiato del serbatoio dello scaldabagno elettrico, quindi in caso di necessità si può svuotare ed è collegato direttamente al serbatoio dello scarico. Che ovviamente anche questa cisterna è fissata Sì, da con tutti i tutte le lati, staffe, perché in modo che così quando si viaggia non si muove. Qua in questo spazio vuoto andrà installato in seguito, però non abbiamo ancora avuto il tempo di farlo, il riscaldamento a gasolio. Calcolato le misure e andrà installato qui sotto il riscaldamento a gasolio. o il cosiddetto Cinebasto, sì, perché Webasto per noi adesso no. è ancora inaccessibile. Magari più avanti, però per ora il cinebasto va benissimo. Abbiamo sempre avuto il cinebasto, quindi va benissimo. A questo giro abbiamo deciso di prendere una cucina già pronta, cioè pronta relativamente perché l'abbiamo comprata da Ikea, quindi ce la siamo dovuti montare noi. Anche se qui abbiamo avuto lo stesso un piccolo intoppo perché ci è arrivato, qual era questa parte, questo mobiletto più corto rispetto a questo, nonostante noi avessimo ordinato tutto delle stesse misure. Quindi una semplicissima cucina Ikea. Per il bloccaggio abbiamo deciso di usare delle calamitte per evitare di andare a bucare il mobile. Infatti in tutti i cassetti ci sono delle calamitte, tranne in questo che abbiamo deciso di montare questi cosettini, i pirulini. Non so come si chiamano, il termine specifico, però per noi questo genere di cose sono pirulini. Il piano è stato fatto dal falegname, quindi questo non è Ikea, e Sebastiano in aggiunta, avendo una cucina molto piccolina, ha fatto questo prolungamento che è comodissimo perché attualmente non abbiamo ancora il tavolo, non abbiamo avuto il tempo, quindi lo stiamo usando per un sacco di cose. Lo stiamo usando sia per scolare i piatti, per appoggiare il computer, insomma super funzionale come tavolo, davvero comodo. Come vi ha già detto Sebastiano in precedenza, abbiamo deciso di fare un impianto a 220, quindi tutti i LED sono a 220 e oltre il LED a 220 abbiamo anche il frigo a 220 che è esattamente lo stesso modello che avevamo sul Mannu, sul precedente camper, con l'unica differenza che è bianco. Come bloccaggio abbiamo messo questi bloccanti che sono molto... Dillo. Cosa? Pirulino. Che hanno un pirulino che va a bloccarli e puoi decidere, sono comodi perché puoi decidere se tu lo chiudi rimane bloccato e si può aprire in questo modo schiacciando questi due pirulini, oppure puoi sbloccarlo, purtroppo è una posizione un po' scomoda, però si può sbloccare dall'interno in modo che tu lo apri tranquillamente senza che abbia un sistema di bloccaggio automatico. Il frigo è un 120 litri, c'è anche il freezer al suo interno, quindi comodissimo. Ci siamo trovati bene con appunto quello che avevamo acquistato su Mannu, quindi abbiamo deciso di riacquistare questo. E poi abbiamo deciso, avendo una stazione così grande, così potente, abbiamo deciso di installare per il momento un'induzione. Perché per il momento? Perché per una questione di
di tempistiche non abbiamo fatto in tempo a fare l'impianto a gas della cucina, quindi andremo a sostituire questa con una piccola cucina a gas con 2 fuochi semplicemente, e poi ovviamente questa sarà in più, quindi quando avremo le batterie belle cariche in giornate di sole che ci serve cucinare andremo a utilizzare la piastra a induzione, e poi per le giornate un po' pioggiose dove comunque la batteria non si carica grazie ai pannelli solari utilizzeremo il gas. Diciamo che questo è un tour come posso dire, provvisorio, perché ancora siamo in fase di lavori, quindi molte cose andremo ad aggiungerle. Infatti non appena ultimeremo il tutto, quindi che avremo la motrice con la camera da letto e altri lavori che andremo a fare, ne faremo un altro dove vi spiegheremo magari quelle cose che in questo giro non vi abbiamo spiegato. Allora, cosa è successo? Abbiamo conosciuto tramite Francesca e Laura l'azienda della Trilino, che è un'azienda tedesca che ha come base Düsseldorf, e abbiamo dato uno sguardo. Loro di cosa si occupano? Loro producono dei WC compostabili. Quindi un po' di tempo fa gli abbiamo mandato un'email per chiedergli se erano interessati a una collaborazione. Loro gentilissimi ci hanno approvato questa collaborazione e hanno deciso di mandarci uno dei loro prodotti. Ovviamente noi l'abbiamo scelto noi il tipo di prodotto perché doveva insomma integrarsi con il resto col design del camper, quindi abbiamo scelto l'Origin L. Il WC compostabile separa i liquidi dai solidi, di conseguenza non si avrà nessun cattivo odore e sarà più igienico. Svuotarlo è davvero facilissimo e soprattutto si fa del bene alla natura, perché non si utilizza alcun prodotto chimico, anzi, si produce del compost. L'azienda ti fornisce sacchetti, segatura e vari accessori da poter integrare nel tuo WC. È possibile acquistare anche una ventolina. Siamo molto felici di questo prodotto, che a differenza di quelli artigianali resta più pratico e igienico. Quanto riguarda la Trilino, questo modello che abbiamo ricevuto, questo modello della Trilino che abbiamo ricevuto, ha la ventola integrata. E ovviamente se siete interessati al prodotto, vi lasciamo il link nella descrizione del video. Foro fatto, adesso andrò a bucare dall'altra parte, quindi la cella, qui dietro c'è il WC, vado a fare il buco qua. Qua c'è il foro, di dove appunto con il filtro, c'è una spugnetta dentro che va a fungere da filtro per l'esterno. Adesso qui si fa combaciare questo qua. Come c'è scritto nelle istruzioni, non c'è una guarnizione interna, però c'è lo spazio per mettere il silicone, è scavato per poter mettere del silicone, quindi adesso andrò a mettere del silicone nel suo apposito spazio e poi andrò a fissarlo con le viti in acciaio. Ecco qua, siliconatura fatta, prefuori fatti, presa esterna installata. Questo invece è il buco dall'interno e qui ci sono i cavi che avevo già predisposto appunto per questa ventolina. Ecco qua, questo è lo scompartimento della ventolina, sono andato ad inserirla all'interno, c'è il passaggio per i cavi da un lato e poi ci sono le freccette per metterla nel modo giusto direttamente. Tutto molto bello comunque, anche la plastica è molto bella.
Quindi la presa d'aria sia all'interno che all'esterno l'ho fissata. Ora andrò a fare il collegamento elettrico per vedere questa ventolina. Ecco qua, installazione dall'interno fatta, esterno ve l'ho fatta vedere. Non sono andato ad installare il suo interruttore perché ce l'avevo già montato qui. In dotazione vi è anche un tubo di aspirazione che si inserisce nel VC. Ed eccomi qua con il fantastico modello Origin L della Trelino. Quindi è veramente molto semplice questo PC, tra l'altro può anche essere utilizzato come sgabello, volendo, perché è una seduta perfetta, anche perché ho chiuso. Quindi noi abbiamo scelto il modello con le cerniere che non abbiamo ancora montato. Quindi vi faccio vedere brevemente come è strutturato. Aprendo il coperchio, questa parte anteriore ovviamente viene utilizzata per i liquidi, con un beccuccio che va ad inserirsi direttamente nel serbatoio dei liquidi, e poi nella parte posteriore va il secco. Togliendo il coperchio si può vedere infatti questa parte, questo beccuccio che va a finire dentro il tappo del serbatoio dei liquidi, e invece il secchiello che rimane dietro aperto. Lì dentro va inserito un sacchetto biodegradabile, così che da poterlo poi smaltire nell'organico tranquillamente. Oppure, come abbiamo sempre fatto noi, si può svuotare in natura facendo un buco e ricoprendo poi di terra, anche perché ultimamente noi stiamo utilizzando da 2 settimane a questa parte questo PC con terriccio anziché segatura, quindi si ha più possibilità di scelta, quindi con segatura, terriccio, tutte materie organiche comunque che poi possono togliere gli odori, coprire e poi puoi smaltirli tranquillamente ovunque senza problemi. Quindi questa parte qui si può togliere, il coperchio si può togliere e semplicemente viene via il serbatoio del liquido per poterlo svuotare, e viene via il serbatoio, il secchiello del secco per poterlo svuotare. Qui dietro si può vedere la parte che ho bucato in precedenza per poter installare l'aspirazione, quindi lì dietro si inserisce l'aspirazione e da lì appunto viene aspirato tutto l'odore del contenitore. E quindi per tutti coloro che ci hanno commentato e chiesto come avremmo fatto con la camera da letto, ovviamente è stato un miracolo che siamo riusciti a finire tutto in un mese, tutto l'allestimento della cella, quindi siamo già veramente molto molto felici di essere riusciti a fare questo, fare tutto ciò. Ci interessava per ora fare l'essenziale per poterlo omologare. Per andare nella camera, come molti ci hanno chiesto, non passeremo dall'esterno ma faremo un passaggio anteriore. Quindi questo è stato il nostro progetto sin dall'inizio: avere il bagno in comune con la zona abitabile posteriore e in comune con la camera da letto che andrà nella tripla cabina. Qui al centro abbiamo lasciato lo spazio dedicato dove andrà appunto dove andremo a fare una porta, un passaggio per andare nella camera da letto, quindi tutto molto molto semplice. Allora, per quanto riguarda invece le finestre, siamo tra virgolette soddisfatti. Sapevamo che l'alluminio creasse condensa comunque, perché abbiamo avuto esperienza al riguardo, però per ora abbiamo fatto questa scelta e quindi ce ne prendiamo la responsabilità. Poi più avanti andremo a fare qualche modifica, ma per ora vanno benissimo. In ogni caso ci tenevo a dire che per l'omologazione di un camion a camper, un furgone a camper, quello che si vuole, è molto importante avere il logo di omologazione del vetro, perché la finestra si può avere la finestra che si vuole, ma il vetro è molto importante che sia omologato con il codice di omologazione stradale. Ecco qui. Quindi noi lo dico perché
potrebbe magari venire l'idea anche a qualcun altro, è importante. Ci siamo informati parecchio per cercare un vetro adatto con questo tipo di omologazione, ma non è semplice, perché tutti i vetri di questo tipo vengono fatti su misura per le auto, quindi per i modelli di auto, e quindi alla fine mi è venuta la brillante idea, non so come, un'illuminazione, che il vetro al parabrezza della Panda è piatto, quindi non ha curvature, e da lì siamo andati a smontare appunto 3 parabrezza di Panda, della Panda vecchia ovviamente, lasciando il codice di omologazione stradale, li abbiamo fatti tagliare su misura e abbiamo installato il vetro appunto nella finestra. Quindi Grazie per la visione. di averci ascoltato per tutto questo tempo. Sì, siamo stati forse un po' noiosi, però per chi interessa, sì, ci tenevamo a spiegare tutto. assolutamente. Visto che siamo stati un po' assenti durante i lavori, volevamo Però compensare. capiteci che non è stato semplice. In un mese creare un allestimento da zero non è semplice. Ce l'abbiamo fatta però. Alla prossima puntata. Ciao!